Vorrei invitare qui Vibha Gulati, che è la regista del terzo. We have here the director of the third short, Vibha Gulati. Forbidden. Viva. La tematica del tuo cortometraggio è una tematica importante, purtroppo attuale. Ogni tanto l'abbiamo letta anche noi sui giornali in Italia, una storia del genere. The issue you deal with in your short films is unfortunately very still around, is topical, and we unfortunately do read something like that also in Italian press, so it's not. Come è stato per te girare questo cortometraggio, insomma? How was it to shoot this short? I mean, how did it go? How did like? Well, it was a very difficult process. I first began fundraising for the film, and that took nearly a year. I had a lot of things working against me. Being a woman filmmaker, being a woman of color, also doing a film about a subject that's very controversial in some respects, also worked against me. But I was determined, and I had to make this film. So I did whatever I could. I fundraised for the film through crowdfunding websites like Indiegogo. I reached out to many investors. And I also tied up with a women's rights organization titled Women's Voices Now. And many people donated through that organization as well. So that was the process of getting the film together in that sense, financially. But then after that, the biggest obstacle that I faced was getting the film green-lighted by the people in the community that I was trying to shoot the film in. I shot the film in New York and in New Jersey, but unfortunately the Sikh community was very unhappy with the fact that I was making this film. They felt like I was targeting their religion, their principles, their philosophies, and their cultural community. And okay. And that was not the goal of the film. I was not targeting anybody, but unfortunately they took it the wrong way and decided that they didn't want me to make this film and tried delaying it even further. I'll let her translate. Allora c'è stato abbastanza lungo innanzitutto trovare i soldi per farlo, ci è voluto circa un anno, ho fatto fundraising attraverso varie cose, Indigo eccetera e molti altri per appunto avere i fondi, ci è voluto un po' e mi sono anche rivolta a un'associazione di diritti delle donne che si chiama Women's Voice Now. E poi quindi questa c'è una difficoltà di trovare i fondi, difficoltà essendo io una donna non statunitense perché il film è girato negli Stati Uniti e poi anche l'argomento che è abbastanza controverso e riguardo a questo oltre appunto una volta riuscita diciamo a mettere insieme i fondi i problemi non erano finiti perché mi sono trovata a dover lottare, a dover insomma far fronte alla comunità Sikh che ha preso questo film molto male, diciamo l'argomento, si sono visti come proprio bersaglio di questo film, anche se in realtà non era la mia intenzione quella di prendere come di mira proprio la comunità Sikh, loro si sono sentiti offesi nelle loro tradizioni, nella loro religione, nei loro valori, l'hanno preso veramente come se loro fossero il bersaglio di tutto e quindi questo ha ulteriormente, hanno fatto di tutto per ritardare, osteggiare il film e quindi il processo è stato ulteriormente ritardato da questo loro atteggiamento. Ci sono delle domande? Are there any questions? Sì, c'è una domanda. Arriva il microfono. Sta arrivando. Couple of short questions. First, are you U.S. citizen? You look very familiar with the United States. And second question is about the reference to Iran. I didn't understand. Is the guy from Iran or what?
Thanks. Yes, to answer. La domanda riguarda, scusate, la cittadinanza della regista, se è cittadino americano o meno, e poi si domanda come mai c'è questo riferimento all'Iran, che non ha ben capito. To answer your first question, yes, I'm a US citizen. I'm from the States. And I shot the film primarily in New York and in New Jersey. And to answer your second question, yes, the male lead in the film is of Irani descent. So that's when they had that conversation in that hotel room, he tells her that his parents also dealt with something similar. And being in Iran, if they were able to escape it, they being in the United States, it shouldn't be such a huge problem as it was for them. So if they made it, so can we. Allora, la regista è cittadina statunitense, il film è stato girato a New York e nel New Jersey, e per quanto riguarda il riferimento, appunto, quando lui dice i miei genitori erano iraniani e ce l'hanno fatta, appunto ce l'hanno fatta perché sono scappati, sono riusciti, ce l'hanno fatta, mentre, e quindi pensa che, dice appunto ce la faremo anche noi perché lui è di origine iraniana, come dice quindi fa riferimento all'esperienza dei genitori. Ci sono altre domande? Sì, c'è una domanda qui, sta arrivando il microfono. Scusi, but I'm going to speak in English. Two questions, Vibha. First of all, thank you so much for that film. Being from India, I obviously am very well aware of honor killings. I wasn't aware of it being prevalent or taking place in the United States. So could you speak a little bit about that? I think you may have mentioned that this is based on a true story. So could you talk a little bit about the personal experience of you getting involved with telling this story? And secondly, I would imagine when you mentioned the Sikh community was not happy with you making a film like this because it doesn't speak so well about their community. What steps did you have to take to finally get the film to be seen? Allora, per il pubblico le due domande sono che appunto, essendo la persona che ha fatto la domanda indiana, dice non mi immaginavo che, purtroppo essendo a conoscenza di questo grave problema, non pensava che negli Stati Uniti potesse avvenire, e siccome la storia è basata, come dice, su una cosa vera, voleva sapere un po' meglio se c'è un riferimento all'esperienza personale che l'ha portata a narrare proprio questa storia. E la seconda domanda, oh my god, aiuto. Sì, quindi appunto con la comunità Sikh, appunto, che ovviamente non era contenta di tutto ciò, come ha fatto poi in realtà a superare questa avversità. Scusate il complicato. Thank you for the questions. I'll answer each one individually so she can translate them. The first question you had asked was that you weren't aware that the issue is so prevalent in the West, especially in the United States. The answer is yes, it is very prevalent in first world nations like the US, the UK, and in Canada. Also Italy. And also Italy. 26 countries, in fact, are dealing with this issue, 9 of which are first world nations. So it's a very hard fact. It's a reality that all of us are trying to shy away from, I feel, especially in the US. There's no, honestly, there's no real knowledge about the issue, and they've all kind of decided to keep it under that, the problem is they're actually calling them Islamic killings in the US, and they're trying to pinpoint it to one community, the Muslim community, which is extremely wrong. And it's also, and whatever cases that have happened in the US have been actually slotted under domestic violence cases. And so people don't have the knowledge of what an honor killing is, even though it's happening everywhere.
Allora sì, purtroppo il problema esiste ed è prevalente proprio nei paesi del cosiddetto primo mondo, Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, è un problema che esiste in 26 paesi del mondo, per quanto se ne sappia, di cui 9 appartengono al cosiddetto primo mondo. E per quanto riguarda gli Stati Uniti, non c'è conoscenza in realtà di questo problema, perché viene spesso, a parte che non viene affrontato, si tende un po' a nascondere questa cosa, e poi soprattutto anche quando viene a galla la si tende a relegare, appunto a attribuire principalmente alla comunità islamica, tanto che vengono chiamati Islamic Killings, oppure viene diciamo messa sotto il generico appellativo di domestic violence, quindi diciamo non viene identificato con il suo vero nome e per quello che è. And to answer your second question, in regards to my personal connection with this subject matter, my friend was a victim of honor violence and died 6 years ago, along with her fiancé, and the murder was orchestrated by her family. I grew up with her in the United States. We were together for a very long time. She was my best friend. She still is my best friend. Allora, mentre purtroppo l'esperienza personale è molto vicina, perché la vittima di una cosa del genere è stata proprio una sua amica che con il fidanzato, vittima pure lui, sono stati uccisi dalla famiglia di lei, famiglia che una ragazza con la quale lei era cresciuta, è successo 6 anni fa negli Stati Uniti. Thank you, Vibha. I'm sorry. Like I was saying, so we were very close. We grew up together, so it was very difficult to grasp the idea that her family was capable of something like this, because we grew up together. My family was very much like her family. We were from the Punjabi community. So a lot of the restrictions she had, I had as well. You know, growing up, like you can't wear short skirts, you can't sleep over, you can't go to prom, all these things. But unfortunately for her, when her family began finding out about these things, I mean, I was able to hide them very well, but my friend wasn't as good as I was. And they were very upset with the fact that she was dressing in a certain way, had friends that were from more of the Caucasian community, and even had a boyfriend that they didn't know about. And that upset them significantly. And in her case, they shipped her off to India to live with her grandparents in a small thing, or village, as they call, in Punjab. Allora, entrambe siamo cresciute insieme perché entrambe apparteniamo alla comunità Punjabi, appunto che è immigrata negli Stati Uniti, e quindi essendo cresciute insieme e avendo le famiglie molto simili, cioè io sapevo benissimo, la mia famiglia assomigliava molto alla sua, quindi entrambe abbiamo subito le stesse limitazioni, le stesse proibizioni, non mettere la minigonna, non uscire, non stare fuori tardi, ma soprattutto non passare la notte fuori, eccetera. E evidentemente io sono stata più brava a nascondere quello che facevo, la mia famiglia comunque non se n'è accorta, e la sua invece era assolutamente scandalizzata del fatto che appunto che lei avesse un sacco di amici americani o che si vestisse in un certo modo, e quindi ha deciso di rimandarla in India, in un paesino, a vivere con i nonni. So she was living with her grandparents and kind of had to adjust to life there, and it was very difficult for her. And unfortunately for me, I lost touch with her during those years. And when I moved to India to work in the film industry there is when I got back in touch with her. And she told me about her fiancé, who happened to be of Muslim background. And I knew automatically that her parents were going to have a field day with this, because I know mine would.
So I told her, please, if you really, really love this man, only take the risk then, because you know how our parents are. I mean, of course I didn't know the extreme of what her parents were capable of, because no one can imagine in a million years that your parents can harm you in any which way. And I also felt the same, that there was no way in the world that her parents could ever harm her. But I was clearly wrong, and I had no idea what these people were capable of. Dunque, quindi lei se n'è andata a vivere è stata mandata a vivere in questo villaggio in India ed è stato estremamente difficile per lei, perché è stato uno sconvolgimento della sua vita e ci siamo perse di vista. Poi soltanto quando io sono tornata in India per lavorare appunto nel cinema, allora sono riuscito a ritrovarla e lei appunto mi ha raccontato che aveva un fidanzato della musulmana, con una musulmana, la comunità musulmana, e che i loro genitori non avevano scelto per lei, i suoi genitori non avevano scelto per lei, la sua scelta, e io le dico, guarda, mi raccomando, soltanto se veramente ami questa persona, insomma, assumiti il rischio soltanto se è una cosa vera, seria, perché sapevo che comunque i genitori erano contro, ma non avrei mai potuto pensare, perché nessuno riesce forse a contemplare l'idea che dei genitori possano arrivare a fare quello che avete visto nel film sui figli, quindi per quanto uno si sforzi non mi sembrava possibile, ma mi sbagliavo. So what happened was that she decided to elope with this man, and I knew about it. She told me everything. She actually stayed with me in Mumbai for about a month with her fiance. But she didn't stay longer than that because she felt like she was being followed. And in my opinion, at the time I felt that she was being dramatic about the whole thing and telling her that I think you're being too paranoid, I think you just talk to your parents, what's the worst that's going to happen? They'll disown you, or they won't talk to you for a year. But she refused to speak to them. She kept telling me that I didn't understand the situation, I didn't know her family. So she went on moving from one place to the next, and about a few weeks later I didn't hear from her, and I was a bit concerned, and I tried calling her family, her sister in particular, and I didn't hear anything from them. And then finally another month went by and I got a phone call from her sister, and I heard that they passed away. E quindi decise di fuggire per sposarsi con questo ragazzo, con questo giovane. Io sapevo tutto, avevo seguito la sua storia, addirittura è stata a casa mia a Mumbai per un mese, nascosta. Poi, perché lei sentiva di essere seguita, era convinta che la stessero seguendo. Io cercavo, non pensavo fosse così grave, dicevo, ma dai, sei tutta paranoia questa, invece ma dai, dico, parla ai tuoi, magari lo spieghi, eccetera, e lei mi continuava a dire, ma tu non puoi capire, tu non sai com'è la mia famiglia, non esiste proprio. E quindi ha continuato, poi ha lasciato la mia casa, ha continuato a spostarsi nascondendosi da un posto all'altro, e siamo sempre rimasti in contatto. E poi dopo un mese circa silenzio, tanto che appunto ero molto preoccupata, non avevo notizie, ho cercato di mettermi in contatto con la famiglia, nessuna notizia, finché un mese dopo dalla sorella ho saputo che entrambe erano state vittime di questo gesto terribile. And as far as the other question you had about the Sikh community and how I dealt with them, it was a very difficult task. They were very angry with me. They felt I was misrepresenting them as a community, as a religion. And actually, many of them actually believed that there wasn't any case of honor violence or honor killings in their community. And it only happened with the Islamic community. They were very convinced of this issue and this idea. They even bribed me that if I changed the antagonist to a Muslim, then they'd actually give me funds for the film. And I clearly said no, that's not going to happen. This is a film based on a true story, and I'm going to make this film no matter what. You don't have to give me funds for it, but you can't tell me not to make it either. But they were hell-bent on not making this film happen, and so they sent me death threats. They sent my parents death threats. They pretty much ostracized my parents from the community.
And they even called up the equipment houses in New York where I was going to rent the camera and lighting equipment and told them that if they rented out the equipment to me, they would vandalize everything in their shops. So I had to postpone the film for another 6 months so that I could let the hysteria die down. I actually told everyone that I was making the film, so they would leave me alone, they would leave my parents alone. And then I quietly shot the film and flew back to India. Per quanto riguarda la comunità sikh è stato veramente difficilissimo, perché erano veramente, veramente arrabbiati con me, perché dicevano che era una cattiva rappresentazione della loro comunità, dei loro valori, della loro religione e tutto quanto. Addirittura negavano che questo tipo di crimine esistesse all'interno della loro comunità, ma dicevano che questa era una cosa che facevano soltanto i musulmani. Addirittura mi hanno offerto di dice, se cambi il setting, se invece che fra sikh lo metti fra musulmani, noi ti diamo anche i soldi per realizzarlo. Io ovviamente non ho accettato minimamente questa offerta, perché la storia era questa che volevo narrare e volevo assolutamente farlo questo film, nonostante mi hanno pure minacciato, hanno mandato minacce di morte ai miei genitori, quindi in qualche modo mi volevano anche ostracizzare nell'intera comunità a cui appartenevo, e hanno addirittura minacciato la ditta presso la quale avrei noleggiato l'attrezzatura per girare il film a New York. Mi hanno detto che se mi noleggiavano l'attrezzatura avrebbero vandalizzato la loro sede, e avevo dovuto ulteriormente rimandare il film, aspettare altri 6 mesi perché questa isteria collettiva magari si placasse un po', e poi zitta zitta, come diciamo noi, in silenzio, un po' di nascosto, ho girato il film. Benissimo, grazie Viva.